come scelgo, diciamo, i target della comunicazione dei risultati della valutazione. È evidente, diciamo, che se tornassimo indietro, diciamo, ai 2 precedenti seminari che abbiamo fatto, questo è un percorso che richiede la costruzione di una strategia, di un disegno valutativo a monte e probabilmente, qui forse, diciamo, Maria Teresa, che è esperta di comunicazione, ci può anche dare una mano, richiede forse anche la costruzione di una strategia di comunicazione a monte, non, no, improvvisata, diciamo, nel momento in cui devo andare a restituire, diciamo, un risultato particolare. Quindi come scelgo i miei target di riferimento, quali sono anche a vostro avviso i target di riferimento della valutazione nel campo delle politiche di sviluppo rurale? E l'altro tema, che in parte è collegato anche alla premessa che facevo, Carlo, come scelgo i messaggi da comunicare? Perché è chiaro, diciamo, che la valutazione, per mandato valutativo della Commissione, deve rispondere ad alcuni quesiti valutativi, però è evidente che dalle attività di valutazione, che sono complesse, che sono multidisciplinari, che toccano elementi di potenziale interesse per una pluralità di soggetti, il momento in cui io devo andare a restituire qualcosa devo anche scegliere, diciamo, dei messaggi. E questo tipo di attività come diciamo, la porto avanti? Quali sono le riflessioni che voi fareste intorno a questo tema? Grazie, buongiorno a tutti. Io sono Maria Teresa Cascino, lavoro presso l'autorità di gestione del PSR Basilicata da circa 2 anni, quindi la semantica della politica di sviluppo rurale mi è nuova, però lavoro nell'ambito della comunicazione istituzionale da circa 10 anni. E ho lavorato anche nell'ambito della TV della pubblica amministrazione, in particolare un progetto interessante legato alla visibilità dei progetti finanziati attraverso i fondi strutturali. In particolare si trattava di informazione di carattere videogiornalistico e quindi in qualche modo aiutava la comunità dei beneficiari degli interventi a capire cosa effettivamente fosse stato realizzato nell'ambito quindi delle politiche pubbliche. Ma tornando alla domanda di riferimento, io ritengo necessario che ci sia un lavoro coordinato e concomitante tra il valutatore e il comunatore, in primis per valorizzare i risultati della valutazione, il lavoro del valutatore, perché è importantissimo ai fini della trasparenza, ai fini della consapevolezza della comunità di riferimento, e quindi occorrerebbe condurre una strategia in collaborazione, una strategia occorrerebbe definirla sulla base di quelli che sono i bisogni e gli obiettivi di comunicazione in relazione ai bisogni che hanno i differenti target. È chiaro, l'autorità di gestione, i decision makers dovranno acquisire il rapporto da 1200 pagine, ma se lo leggeranno solo loro o rimarrà un bellissimo tomo sulle loro scrivanie. Occorre invece mettere in campo degli strumenti che siano più efficaci, quindi innanzitutto sviluppare un'agenda di tematiche e quindi capire i contenuti, che cos'è che vogliamo raccontare, narrare, perché ci soffermiamo sempre sul cosa è stato fatto, come è stato fatto, i metodi e strumenti. Invece ci dobbiamo concentrare sulle tematiche, quindi i contenuti, e sugli strumenti adatti per poter raggiungere il nostro target di riferimento. Quindi semplificazione massima, possiamo utilizzare opuscoli, pamphlet, condurre conferenze stampa, organizzare degli eventi, però ritengo necessario che il comunicatore traduca le informazioni inserite all'interno del rapporto di valutazione, perché io comunicatore avrò il problema di comunicare cosa sono questi indicatori di risultato, indicatori di prodotto, indicatori di impatto, lo dovrò rendere fruibile nei confronti della mia comunità di riferimento. E ritengo comunque indispensabile, ora come ora, sfruttare tutte le piattaforme disponibili per poter
capire, comprendere i reali bisogni dei beneficiari degli interventi, perché sono loro che alla fine la devono attuare la politica pubblica, sono loro che vanno coinvolti all'interno dell'attuazione della politica pubblica, sono loro che possono diventare self-evaluator. Noi abbiamo partecipato in Basilicata ad un progetto molto interessante, non è legato alle politiche di sviluppo rurale, però è legato alle politiche alle politiche giovanili, in particolare alla creazione di 5 centri per la creatività, e noi abbiamo comunicato e lavorato con la pubblica amministrazione attraverso un blog. In quel caso la politica pubblica legata allo sviluppo culturale, perché si trattava di creare 5 centri per la creatività con 4 milioni di euro, ristrutturarli, noi attraverso un blog abbiamo negoziato con loro il da farsi, abbiamo scelto le cose da fare, abbiamo condotto l'attività, abbiamo partecipato in quanto beneficiari e abbiamo utilizzato uno strumento molto innovativo, tra cui anche i video per l'empowerment, per la crescita e la consapevolezza nella fase di progettazione delle nostre attività culturali. Ad oggi ci ritroviamo con 5 centri, perché loro hanno finanziato l'hardware, noi di fatto siamo cresciuti però a livello di software, cioè siamo cresciuti e quindi oggi siamo in grado di progettare, quindi di attuare le politiche pubbliche legate allo sviluppo culturale con una consapevolezza maggiore. Siamo stati accompagnati e quindi come beneficiari di una politica pubblica siamo stati avvicinati grazie alle tecnologie. Quindi io direi che è fondamentale ora come ora parlare di nuovi approcci wiki, approcci in cui si costruisce, si partecipa, cioè ci si coinvolge in un processo di attuazione di politica pubblica. Le cose sono sicuramente fondamentali. Lavorare in collaborazione, cercare di semplificare al massimo e di rendere i dati fruibili a tutti. I dati sono importantissimi perché i dati fruibili a tutti significa che si dà poi la possibilità ai cittadini, ai beneficiari, ai cittadini di comprenderli, di interpretarli, li rendi dei cittadini più consapevoli, perché il problema vero qui è la fiducia che si deve avere nelle istituzioni, il problema vero è il consenso. E quindi così se tu li rendi partecipi attraverso la trasparenza dai loro la possibilità di intervenire in maniera intelligente e sarà un processo autoselettivo che conferirà a tutto il processo maggiore legittimità e anche maggiore importanza a livello poi di output. Per esempio riguardo appunto ai dati aggregati ci sono delle cose interessantissime anche nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, grazie al fatto che appunto delle politiche wiki o comunque qui veramente si tratta della volontà di cittadini tedeschi e inglesi che hanno creato un sito web, forse voi lo conoscete voi stranieri, che è Subsidiary, farmsubsidy.org, fondato dal danese Nils Mulvad e dal britannico Jack Thurston. Qui si tratta di un database ricercabile online dove loro hanno aggregato tutti i dati relativi ai pagamenti nell'ambito della PAC. Questo che cosa significa? Che hanno dato ai cittadini la possibilità di avere dei dati interpretabili, quindi facilmente fruibili, semplicissimi da elaborare, cioè sui quali appunto esporre dei commenti, dando così una trasparenza assoluta ad una cosa che di fatto noi non abbiamo. Ed è uscito che i sussidi pagati agli agricoltori e ad altri soggetti sotto la politica agricola comune dell'Unione Europea ammontano a circa 55 miliardi di euro all'anno, oltre il 40% del bilancio dell'Unione, o circa 100 euro per ciascun cittadino europeo. L'obiettivo è ottenere dati dettagliati sui sussidi agricoli in tutti gli stati dell'Unione e renderli disponibili ai cittadini europei in un modo che sia loro utile. Questo hanno fatto loro con il sito web, non so se è possibile raggiungerlo. In questo modo, questi sono dei dati per esempio del 2007 sono giunti alla conclusione che la PAC gli è costata 6,732 miliardi di euro all'anno, 113 per ciascun cittadino. A fronte di questo contributo l'Unione Europea eroga sussidi per il 5,796 miliardi alle aziende agricole in territorio italiano, cioè corrisponde a 7,905 euro per ciascun lavoratore del settore agricolo.
Quindi praticamente l'Italia è un donatore netto, dà alla PAC più di quanto riceve. Il 66% della spesa è costituito da sussidi diretti. Ora, senza citarvi tutti i dati, loro sono stati capaci di integrare con un plugin di Google Map addirittura gli interventi che sono realizzati nell'ambito delle diverse regioni, dei diversi stati membri, e alla fine si sono resi conto che di fatto i più grandi finanziamenti finivano nei centri urbani, quindi di fatto non andavano nelle aree rurali. E questo per i cittadini significa avere la massima trasparenza, cioè la luce del sole disinfetta, e quindi io direi che è il caso di utilizzare delle pratiche che consentano una maggiore interazione con i beneficiari, studiarne i loro bisogni, cercare di farli partecipi di questa iniziativa, di tutte queste iniziative legate alle politiche pubbliche. Grazie.